Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, anche ascendente cancro, luna in cancro, venere in cancro. Andiamo a vedere oggi cosa ti sta per accadere in amore. Facciamo il classicone. Sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere oggi tutto. E poi ci approcceremo nel finale con la nostra tarologia co-creativa. Allora, andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, amore e prosperità. Cancro, cosa ti sta per accadere in amore? Allora, vediamo tu qual è la tua energia amorosa in questo momento. Il torrone abbiamo qua, il torrone. Abbiamo la torre come energia amorosa. Un'identità viene distrutta, cioè è possibile che tu stia attraversando magari un momento di rottura con qualcuno o semplicemente quando arriva la torre come tua energia amorosa è perché l'anima vuole farti sperimentare qualcosa che non può più contenere la pelle che hai abitato fino a questo momento, e quindi cadono strutture, certezze affinché qualcosa di vero e autentico possa emergere. Non che quello che hai vissuto non era vero e autentico, ma non può più contenere quello che stai diventando. Quindi è possibile che tu stia vivendo una separazione, una crisi con qualcuno, una separazione, o che tu stia vivendo una vera e propria trasformazione interna. E, non sto dicendo che tu magari puoi percepire dolore o puoi percepire una sensazione di abbattimento, di tristezza, di qualcosa sta crollando o è crollato o crolla o sta crollando in questo momento, perché la tua anima vuole farti sperimentare qualcosa di più vasto, di più ampio, di più enorme, e la lettura ci dirà che cos'è. Che cos'è che l'anima vuole farti vivere in questo momento, nell'amore, nella relazione? Vediamo. Vuole farti uscire dalla prigione. Caspita, tante volte sto uscendo l'otto di spade nelle letture, sull'amore. E l'anima vuole liberarti da una prigionia mentale, da un rimuginio mentale, da una prigionia. Vuole liberarti da un modo di pensare, da un modo di pensarti, da un modo di relazionarti a qualcuno, alla storia. Vediamo qual è il blocco da cui l'anima ti vuole liberare. Qual è il blocco da cui l'anima ti vuole liberare? È dalla rigidità del si fa così, si deve fare così, l'imperatore c'è qua. Dal avere tutto sotto controllo, se non va secondo il mio controllo, se non va secondo quei piani, allora non sta funzionando, allora non è una buona relazione. Se non va così o è andata sempre così, allora secondo questo concetto, questo modello deve andare così. Vuole farti abbattere il controllo. Allora arriva la torre, il fulmine, che spacca la rigidità dell'imperatore, che sono i pensieri ossessivi, il rimuginio mentale, doveva andare così, secondo quali parametri, ti dice l'imperatore. Io non lo so se stai facendo il viaggio erotico negli arcani, i podcast, il viaggio gratuito su questo canale che ho messo, però la pratica dell'imperatore, un vero imperatore, cioè la vera costruzione, si ha il vero potere su non è sulle cose, è sul potere di relazionarti agli eventi che accadono da una posizione di libertà dai condizionamenti. Mi spiego? Quindi il toro bianco, il mito di Minosse, concedere il potere agli eventi e non averlo sugli eventi o sulle persone. Cioè qua sta arrivando, c'è una vera rivoluzione in atto, e vediamo chi sta arrivando. Può essere una persona che già conosci o che non conosci affatto. Qua c'era troppa rigidità, troppa struttura. Vediamo chi sta arrivando nella tua vita amorosa o chi sta diventando centrale. Vediamo chi sta arrivando. Qual è l'energia di questa persona? È una persona di grande spessore. Qua abbiamo il Papa. O almeno questa è l'energia di questa persona. È una persona che ha una sua morale. Cioè, poi andiamo a vedere che tipo di morale, perché il moralismo appartiene alle gabbie dell'io, dell'ego, del controllo. Quando mi appare il Papa è una persona che sa il fatto suo, ne ha passate tanti, è come se da tante esperienze nella sua vita ne ha fatto un insegnamento,
è una guida, è una persona che può ispirare gli altri con la propria conoscenza, oppure sottomettere gli altri con i propri dogmi. Quindi a seconda di che tipo di consapevolezza è. Se qua abbiamo il Papa, è una persona di grande spessore, è una persona magari anche più grande di te, o una persona che è una persona che porta certi insegnamenti. Questa è una bellissima immagine come Papa, è una persona in contatto con l'invisibile, che parla con l'invisibile a mezzo del mondo ordinario, a mezzo degli uccelli, cioè è una persona che dipende, ripeto, dalla coscienza spirituale di ognuno, però è una persona di grande spessore, molto seria da un punto di vista animico. Però lo vediamo nel corso della lettura, voglio vedere come si pone energeticamente nei tuoi confronti. Può essere una persona che ha delle responsabilità, o può essere che è crollata una responsabilità, oppure può essere che stia crollando una persona, una relazione con una persona impegnata, o che eri tu impegnato, che era questa persona impegnata, per dare spazio alla vera conoscenza, alla vera saggezza. Comunque lo vediamo nel corso della lettura. Come si pone energeticamente nei tuoi confronti questa persona? Come si pone energeticamente? Bello, 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 bello. 4 di bastoni. Questa persona si pone energeticamente con la voglia di sentirsi a casa. Il 4 di bastoni, vedi, è una carta che mi parla di celebrazione in famiglia, di condivisione, è una persona di grande spessore anche nei tuoi confronti, eh. È una persona che si pone energeticamente con la voglia di avere degli incontri che parlano di famiglia, che parlano di familiarità, di famiglia. Mm, vedo una persona molto di spessore qua, eh. Vediamo cosa sente o cosa sentirà per te. Cosa sente o cosa sentirà per te questa persona? Qua c'è un 10 di spade. Allora, io credo che qua stia avvenendo una trasformazione globale e radicale, perché questa persona si sente a casa in famiglia con te. Cosa sente? Nel cuore ha una vecchissima ferita antica di una vecchia identità distrutta. Può darsi che sia questa persona che ha lasciato una famiglia, o al di là, io non lo so cosa ha nel cuore. 10 di spade è una persona che sta vivendo, o nei tuoi confronti o nella sua vita personale, una distruzione di una vecchia identità da cui sta imparando tanto. Può essere la distruzione di un ruolo familiare, la distruzione di un'identità propria per come è stata fino a questo momento. Fatto sta che nel cuore, nei tuoi confronti, c'è un 10 di spade, o è finito qualcosa tra di voi, va bene? Ecco, è crollato, no? È crollato qualcosa tra di voi. Adesso questa persona è nella posizione di imparare dalla propria ferita, ha una bellissima energia nei tuoi confronti. Oppure la fine di un ruolo, di un'identità. Se la incontri da poco, se le incontri nei prossimi giorni, questa persona non va forzata la cosa, perché scatenerà in te un fulmine. Un fulmine, perché ti sentirai molto attratta o attratto da questa persona, perché è una persona di grande spessore animico, che sta vivendo un momento di decadimento di una vecchia struttura, di un vecchio ruolo. Vediamo quali sono le sue reali intenzioni, cosa vuole da questo rapporto. Qua abbiamo un 9 di spade. Questa persona vuole bellezza, pace e calma con te. Allo stesso tempo, siccome nel cuore ha un 10 di spade, cioè 10 e 9, no? Quali sono le reali intenzioni? Questa persona è come se fosse cinta dalle proprie paure. Perché? Ti spiego subito, ecco perché ti ho detto non va forzata, perché ha il cuore a pezzi, sta salutando un vecchio ruolo di quello che è stato, della persona che è stata, o tra di voi o della persona che è stata nella sua vita. Vediamo come si muoverà concretamente nei tuoi confronti, come si muoverà concretamente nei tuoi confronti. Guarda, abbiamo un cavaliere di denari, piano, sicuro e concreto.
Allora, sta attraversando un passaggio epico, ma pure tu. Come si muoverà nei tuoi confronti? Ha una bellissima energia nei tuoi confronti, una persona molto responsabile. E a livello di intenzioni in questo momento vorrebbe casa, stabilità, questo vedo, lo fa poco a poco col Cavaliere di Denari, cioè non si affretta perché qua ci sono cose grosse in ballo e quindi il Cavaliere di Denari mi racconta di come questa persona va poco a poco, non affretta le cose, è colui che è preciso, che è affidabile questa persona, è concreta, è affidabile, ha una buona energia nei tuoi confronti, quando si tratta di venire a capo di una risoluzione, di fare qualcosa ora, va tenuta piano piano, ok? Mm. Vediamo cosa accadrà tra di voi, cosa accadrà tra di voi. Bellissimo, si creerà un bellissimo rapporto, però è necessario un po' di pazienza perché c'è la temperanza. Cosa accadrà tra di voi? Se avete avuto una frattura con questa persona, la temperanza mi parla della pacificazione. Le acque si rimescolano, è la carta della guarigione per antonomasia, è la carta della guarigione di un rapporto che a poco si consolida, si sistema e si consolida. Prima si guariscono le acque interne, che entrambi state su una frequenza simile, e poi si palesano esternamente con la guarigione, un po' di calma, un po' di pazienza. È una bellissima energia della temperanza con la guarigione, vedo anche ehm, dei, dei dialoghi più sereni, dialoghi dove ci si viene incontro, comunicazioni che mi parlano di equilibrio, di bellezza, di guarigione, va bene? Vediamo dove tende ad andare questa storia naturalmente. Ha una vittoria, ha una riuscita. Naturalmente questa storia mi parla di un riconoscimento. All'esposizione, il 6 di bastoni mi parla della vittoria, del riconoscimento, della bellezza. Questa storia tende, se avevi una relazione nascosta, tenderà poco a poco ad essere alla luce del sole, la visibilità. È una persona che ama vederti felice e tu la stessa cosa, cioè dove tende al riconoscimento dei successi di entrambi, del successo personale, riconoscimento delle vostre anime e anche della vostra vita stessa, no? Individualmente, cioè c'è, come dire, temperanza, sei di bastoni, sono felice per te, dici tu, e lui è sono felice per te, ok? Cioè siete felici delle vostre individualità, l'uno è felice per l'altro e viceversa, questo volevo dire, assolutamente sì, però un po' di pazienza, un po' di pazienza. Vediamo adesso, siccome la tua anima vuole liberarti dalla prigionia di avere le cose sotto controllo, di sprecare energia nel cercare di pensare dove mandare la relazione da una parte piuttosto che all'altra, no? Allora, vediamo, entriamo nella tarologia co-creativa qua. Se cooperi con il destino, con quello che vuole la tua anima rispetto all'otto di coppe, dove ti porta? Ecco, è uscita al carro, questa è la tua carta, la realizzazione di te. Se cooperi con il tuo destino, la tua carta con il carro mi parla del fatto che tu riesci finalmente ad andare avanti, a superare la paura di dover controllare le cose, altrimenti poi non vanno bene. No, il carro mi parla di successo, di riuscita, di realizzazione di una storia d'amore, ma soprattutto della tua riuscita personale, di uscire da un pattern energetico che è quello che ti dice dentro la tua testa: se controllo allora non soffro. Va bene? No, tu esci da questa cosa, cioè il carro mi parla di riuscita, di avanzamento, cioè ti affidi alla vita e anche al rapporto, di conseguenza, hai fede nello spirito del rapporto. Vediamo invece se non cooperi e quindi cerchi di controllare, analizzando con la mente cosa starà pensando, questa cosa dovrebbe essere così, quest'altra così, se non cooperi cosa succede? Che rimani sempre nel dubbio. Se non cooperi col 2 di denari è come se sprecassi energia nel mantenere le cose sempre in equilibrio, ma non lo fai con piacere, è un peso. Se non cooperi cercherai di mettere tu, se non ti affidi al destino piuttosto che
controllarlo, se non ti affidi al destino, è come se tu cercassi sempre di mettere in equilibrio le cose, tenendo in piedi delle cose che non puoi tenere, devi lasciare andare il controllo e sprechi energia in questo fino a che ti logora questa cosa. Vediamo l'atto co-creativo. Cosa puoi fare concretamente per cooperare con la tua anima nell'amore? Per lasciare andare il controllo, quindi. 8 di bastoni, affidarti, cioè cosa puoi fare? Affidarti. Allora, credo che abbia molto a che fare col fatto di fare un'azione tipo chiama, va bene? Tipo, oppure rispondi, oppure comunica, fai quella telefonata, accetta un incontro, esprimi quello che senti, 8 di bastoni, prendi una decisione. C'è una carta che dice non trattenere l'energia, falla circolare. Cioè, il punto è, smetti di stare tra due strade, due oscillazioni e scegli quella che senti vera, compi subito un gesto nella direzione che tu senti vera. Perché se tu non cooperi con il destino in questo senso, sprechi energia ad adattarti continuamente, a rimandare una scelta, cercando di gestire la situazione anziché prendere la direzione che è quella di mi affido, mi do, faccio quella telefonata, faccio quella cosa, smetto di pretendere di sapere come dovrebbe andare la relazione, imperatore 8 di spade, mi libero da questa prigionia, va bene? Ragazze e miei ragazzi, qua ci sono due pratiche potentissime da fare affinché tu vada incontro all'8 di bastoni, che è la pratica dell'imperatore e la pratica del papa, che trovi nel viaggio erotico degli arcani, per far andare bene la tua vita amorosa in questi termini, altrimenti ripeti le stesse cose. Cioè questa è la differenza tra la tarologia co-creativa e quella passiva, questo è il senso. Vediamo adesso cosa ti dice questa persona con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Eccola, 2. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Wow, cioè, questa è una persona con tanto di bargherozzi comunque. Cioè, questa, allora c'è il Papa qua. Ecco, allora, questa persona sente un movimento d'amore irrefrenabile nei tuoi confronti e ha lo spessore di un Papa. Quindi questo gli permette di abbattere 10 di spade, 9 di spade e vedrai a poco come si concretizza la cosa. Ok? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Sì, sei tutto, perché sfida i diavoli ed è singolare che sia uscito il diavolo qui e il Papa qui. Cioè sfida le sue paure, le sue resistenze, i suoi attaccamenti, una volta che li vede, 10 di spade, 9 di spade, no? Vediamo cos'altro. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima, te l'ho detto, sfidando tutto, rompe il 10 di spade e il 9 di spade. Quindi ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. E questo è il Papa, cioè io prendo dalla mia ferita, faccio della mia ferita il mio più potente alleato. È una grande storia d'amore questa, è bellissima, eh? Non lo so se c'è già o la incontri. Video sempre valido questo, eh? Vediamo cosa dicono queste. Il percorso dell'anima spirituale, un'evoluzione personale all'interno della tua relazione. Allora, questa carta esce quando all'interno di una relazione tu sai che stai avendo un'evoluzione personale. C'è poco da dire, è quello, Cioè lo riconosci, va bene? E avere la consapevolezza che a mezzo di quella relazione tu stai evolvendo. Ed è proprio la torre. Cioè a mezzo di questo incontro tu stai spaccando la diga della mente, stai spaccando ciò che non può più contenere la tua espansione, e questo si ha da ambo le parti. Eccola, un'altra è saltata. Momento, un regalo di qualcuno di speciale, aspettati un regalo, una sorpresa.
un regalo, una sorpresa, un regalo magari dove non ti aspetti, c'è un regalo qua, sì. Innamoramento, eh sì, sensazioni improvvise da dire questo è quello giusto. Allora, questo è un colpo di fulmine per molti di voi. Oppure quella cosa che dici questa è la persona giusta, cioè la persona giusta in questo momento. Perché non esiste la persona giusta secondo il luogo comune, noi stiamo abbattendo questi luoghi comuni, no? Esiste la persona giusta in quel momento, che poi magari è un momento che dura 50 anni, è il momento, è l'attimo presente. Vediamo cosa hanno da dirti questi, questi oracoli, l'oracolo a mezzo di questi oracoli appunto. Guarda, accogli le sorprese, regalo di qualcuno. Questa cosa ti sorprenderà, c'è una sorpresa. Dice non cercare di controllare l'arrivo del vero amore, cioè abbiamo parlato tutto il tempo di questo. Togli il controllo, togli il controllo. Non cercare di controllare l'arrivo del vero amore perché spesso appare nei momenti più inaspettati e questo è un colpo di fulmine o qualcosa di inaspettato succede nell'amore per te, al di là se è un colpo di fulmine o meno. Quando ti concentri sulla vita che hai davanti, stai silenziosamente preparando la strada al destino. Mantieni un cuore sincero e affronta ogni giorno con serenità e il destino ti farà incontrare il vero amore al momento giusto. E io lo vedo qua, eccolo il Papa in cammino, vedi? È in cammino. E tu puoi star vivendo in questo momento una crisi con un'altra persona, una crisi esistenziale, sta preparando il terreno a questo che ti ho letto adesso. E quindi l'otto di bastoni che ti dice vai, fai quella chiamata, rispondi, fai quella cosa, cioè non cercare di tenere in mano, in ballo più situazioni, cioè scegli, ti dice il carro, prendi la via e vai. Di superare la rigidità mentale secondo cui tu ami o pensi, mi spiego, no, quello che voglio dire? Mi auguro di sì, ormai penso di sì. Voglio mettere ancora un'altra carta di queste, mi sta ispirando queste. Due sono uscite, vediamo. Vita in comune, qua si prospetta qualcosa insieme di importante. Vita in comune. Libero arbitrio, ma c'è il tuo libero arbitrio in mezzo, cioè il tuo libero arbitrio non ha a che fare nel come nel decidere la tua vita, no, tu scegli come relazionarti a quello che nella tua vita è già previsto e là cambia il destino. Allora, se tu ti trattieni, due oscillazioni, due situazioni, e tu sprechi energia nel gestire più cose, no? Oddio, perdo il controllo di questo, perdo il controllo di quell'altro. Tu devi lasciare andare sto controllo. Quindi libero arbitrio qua, tu puoi avere una vita in comune con questa persona di grande spessore. Ora, come scegli di relazionarti alla volontà che l'anima vuole portarti, cioè liberarti dalla prigionia? Prendi una decisione, prendi una direzione, questo è il tuo libero arbitrio. Questa vita è possibile, sorprendente, bellissimo. Come scegli di agire? Ti dico, siccome l'anima non recepisce mai i concetti, cioè io ti posso leggere la lettura fino a domani, ti posso spiegare tante cose, ma la tua anima non ci capisce quando io parlo. Puoi avere dei salti, dei click, ma finché tutte le cellule del corpo non sono state convinte, e lo si convince con le azioni, con i gesti, con i rituali. Ecco perché ti dico i rituali. Lo sperimentate migliaia di voi al giorno, quindi sapete come si fa, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi. Quindi, lettura da Oscar, straordinaria, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.